bentornate sul mio canale, benvenute a tutte le nuove iscritte. Oggi faremo il portamonete FUR. Tantissime mi avete chiesto di realizzarlo ed eccolo qua. Io l'ho proposto anche in altre tinte perché Inda FUR è presente in circa 26 tonalità. Del resto la FUR Glam è stata molto apprezzata da voi, quindi non poteva mancare anche un piccolo portamonete. Adesso vediamo nel dettaglio tutto quello che ci occorre per poterlo realizzare. Questo delizioso portamonete utilizzerò lavorati insieme sia il cordino Inda FUR che Inda Lux, entrambi di Borgo dei Pazzi. Io ho scelto la tonalità numero 8, ma come sia Inda FUR che Inda Lux ne abbiamo circa 26 tonalità, quindi vi potete veramente sbizzarrire. Vi lascio infatti il codice sconto col quale poterlo acquistare, che comunque è valido su tutti gli articoli che trovate sul loro sito. Poi ne serve veramente pochissimo, un 30-40 grammi di Inda Lux e circa 20-30 grammi di Inda FUR, quindi vi basterà per realizzarne altri o addirittura qualche piccola pochettina. Poi una click clack piccolina da 8,5 che reperite facilmente sia su Amazon che nelle mercerie online, che io ho scelto appunto con questi bottoncini in tonalità del colore che ho scelto, e poi come uncinetto il 4,5, così ci verrà più facile lavorarli insieme, ma comunque anche un 5, un 5,5 lo potete utilizzare. Quindi a questo punto possiamo iniziare con la spiegazione. Iniziamo la lavorazione realizzando 6 catenelle, ovviamente con entrambi i filati. Quindi realizziamo un cappietto e poi iniziamo con le 6 catenelle. Quindi qua stringiamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Chiudiamo in tondo sulla prima catenella effettuata e chiudiamo con una maglia bassissima. Sembra complicato perché c'è il cordino FUR, quindi che può sembrare che non si vedono i punti, ma con un po' di attenzione vi assicuro che si vedono. Adesso cosa facciamo? Una catenella e il primo giro dobbiamo andare a raddoppiare, quindi 2 punti bassi in ogni maglia sottostante. Quindi cosa facciamo? Andiamo sul primo punto, facciamo il primo punto basso e per essere sicure di non sbagliare io sul primo punto inserisco un marcapunti, così eventualmente mi vado a confondere per questo filato molto pelliccioso e noi risolviamo il problema. Ne facciamo un secondo sempre nello stesso punto e poi andiamo a raddoppiare, quindi su tutti, in questa maniera. Sono quasi arrivata e mi raccomando di contarli perché può sfuggire qualche punto. Quindi vado sull'ultimo, faccio gli ultimi 2. Il marcapunti mi aiuta in questo, quindi cosa faccio? Lo tolgo e su questa maglia, quindi sulla prima, richiudo il lavoro con un punto bassissimo ed ecco realizzato il nostro secondo giro. Stessa cosa, quindi catenella. Sul primo punto andiamo a creare 2 punti bassi, sul primo al solito inseriamo il marcapunti, nello stesso punto ne facciamo un altro, eccolo qua. In quello successivo invece ne facciamo solamente uno. Adesso andiamo ad alternare gli aumenti. In quello successivo ancora ne facciamo 2 e in quello dopo una singola. Quindi in sostanza ripetiamo questo per tutto il giro alternando un aumento e un punto basso, un aumento e un punto basso. Ci vediamo alla fine del giro per vedere come proseguire. Siamo quasi alla fine del giro, quindi non resta che chiuderlo.
con una maglia bassissima sul primo punto in questa maniera. Nuovamente catenella e nuovamente 2 punti bassi sul primo punto. Sul primo al solito mettiamo il marcapunti, ne facciamo un secondo nello stesso punto e adesso come aumenti, quindi il primo, poi ne facciamo uno singolo sui 2 seguenti, poi uno doppio in quello successivo, quindi alterneremo ogni 2 maglie basse un aumento. Quindi qua ne facciamo 2, cioè 1 e 1, 2, e su quello dopo l'aumento. Quindi mi raccomando, in questo giro un aumento e 2 maglie singole per tutto il giro. Fine del giro, togliamo il marcapunti, chiudiamo nuovamente a maglia bassissima, catenella, andiamo a fare l'ultimo giro della base, quindi di nuovo sul primo punto facciamo l'aumento, 1, non dimentichiamo il marcapunti sul primo punto, un altro punto nello stesso punto, così abbiamo completato l'aumento, e stavolta saranno 3 maglie basse singole nei 3 punti successivi, quindi l'aumento ogni 3, nuovamente l'aumento, e di nuovo le 3 maglie singole, e procediamo così fino alla fine del giro. Sono arrivata a fine giro, vado a togliere il marcapunti e chiudo sempre al solito con una maglia bassissimo sulla prima maglia effettuata. E questa sarà la nostra base. Prendiamo la nostra clic clac, la poggiamo ed è perfetta come misura. Adesso dobbiamo andare a realizzare 4 giri a maglia alta. Quindi che cosa andiamo a fare? Sempre lavorando in questo modo, così la parte più pellicciosa resterà all'esterno, poi questi fili li andremo a nascondere all'interno. Quindi cosa facciamo? La prima maglia alta verrà sostituita da 3 catenelle e adesso, senza fare aumenti, in ogni maglia sottostante andiamo a realizzare delle maglie alte, quindi i punti che ci andiamo a ritrovare sotto. Vedete, sono anche ben visibili. Davvero un progetto molto semplice, ma con un effetto davvero particolare. Quindi procediamo e questo sarà il primo di 4 giri. Vedete, non metto più il marcapunti perché si vede subito, essendo una maglia alta, dove dobbiamo terminare. Quindi vi faccio vedere comunque fine del giro e inizio del secondo. Siamo quasi a fine giro, andiamo a fare l'ultimo punto, sempre punto alto, e adesso qua siamo alla fine e andiamo a chiudere con un punto bassissimo sulla prima maglia alta effettuata, che poi sarebbero le 3 catenelle. Ed ecco qua, vedete che comincia a prendere forma il primo giro. Guardate quanto è carino. Adesso ne dobbiamo fare altri 3 identici, quindi sempre 3 catenelle per iniziare, che sostituiscono la prima maglia alta, e sempre una maglia bassa sotto ogni maglia che ci ritroviamo durante il giro. Quindi veramente molto facile.
Vedete comunque che i punti riusciamo a intravederli. Quindi questo è il secondo, ne facciamo altri 2, quindi il totale sono 4 giri a maglia alta e ci rivediamo per vedere poi l'ultimo giro assieme. Siamo quasi alla fine del giro, andiamo a chiudere sulla prima maglia con una maglia bassissima ed ecco qua i nostri 4 giri realizzati. Abbiamo raggiunto un'altezza di circa 10 cm. Adesso che cosa facciamo? Lasciamo il fur perché l'ultimo giro lo andiamo a realizzare, quindi io adesso taglio il filo e cosa faccio? Faccio una catenella e continuo a lavorare sempre col 4,5, ma adesso metto il lavoro in questa posizione perché avevo lavorato in quel modo per fare in modo che la parte pellicciosa venisse all'esterno. Quindi fatto questo, il nostro ultimo giro sarà realizzato solo con il cordino Indalux, creando dei punti bassi su ogni maglia sottostante. E questo sarà il nostro ultimo giro prima di andare a cucire la clic clac. In questa maniera. Vedete? Quindi completiamo questo giro e ci rivediamo per vedere come cucire quindi la nostra clic clac al portamonete. Ed ecco qui il nostro portamonete quasi pronto per essere cucito. Guardate quanto è bello, si intravede sotto l'Indalux, quindi che brilla moltissimo. Allora adesso quindi io cosa ho fatto? Ho alloggiato la clic clac, l'ho fermata con delle mollette. Ovviamente se voi vedete che la vostra lavorazione vi viene un po' più larga perché magari avete una mano più, appunto lavorate più largo, utilizzate un uncinetto più grande, se vi ricordate proprio nel primissimo giro anziché creare 6 catenelle ne create 5 e di conseguenza tutto il resto è uguale, però vi verrà appunto della stessa misura. Adesso che cosa facciamo? Prendiamo un ago, io prendo del filo trasparente per cucire e adesso con molta pazienza perché abbiamo anche l'Indafur che un po' non ci fa vedere bene, noi adesso che cosa dobbiamo fare? Prendere quindi, vedete, questo cordino qui e andare a cercarci il foro di uscita da questa parte della clic clac, quindi è un lavoro un attimino di pazienza. Eccolo qui. Quindi io inizio e tiro, vado in quello successivo, foro successivo, cerco di sbucare nella lavorazione e poi praticamente io mi vado ad agganciare sempre sull'ultimo giro che era in Indalux ed esco da questa parte. Quindi io da qui li intravedo, dovete andare a cercare il foro successivo di uscita, vedete, sbucare da questa parte. Quindi è un lavoro, diciamo che normalmente è molto semplice, ma rende un po' difficoltoso questo tipo di cordino. Però il risultato è così bello, quindi ci sta andare con pazienza, magari abbassate un po' la lavorazione, vedete anche io devo andare a trovarlo, ecco qui, stiamo attenti a non incastrarlo, e tiro. Vedete? Praticamente questa parte io me la vado a tirare all'interno, vado nel foro successivo, vedete?
vado a prendere questa lavorazione, praticamente le maglie, le costine, e vado poi in quello successivo, me lo vado a cercare, sempre con tanta pazienza, ed esco. Tiro, vedete che nel tirare io non faccio altro che andarmi a incastrare questa parte all'interno e praticamente proseguo. Quindi ritiro tutto, acchiappo la costina e riesco. E questo lavoro praticamente lo facciamo per tutto il giro e ci rivediamo a portamonete completo. Ed eccolo qui completato. Ditemi se non è una bomboniera. Poi per il periodo natalizio io credo che sia un regalo perfetto. Come avete visto io l'ho realizzato anche in altre tinte, ma non sono tutte perché le tonalità di Indafu sono circa 26, quindi veramente vi potete sbizzarrire. Vi lascio il codice sconto col quale poterlo acquistare, che è valido comunque su tutti gli articoli che trovate su Borgo dei Pazzi. Il progetto, come avete visto, è davvero semplicissimo, ma se avete dei dubbi voi mandatemi un messaggio, ma non dimenticate di iscrivervi sul mio canale. Ci vediamo alla mia prossima creazione.